Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questa collana a girocollo un po' particolare. Ho voluto utilizzare i toni del grigio mischiati con l'argento, infatti c'è il filato argento, i cristalli color argento, un riflettere di luce, come la si muove ha un riflesso. Nonostante tutto è comunque un progetto molto facile, anche se a vederlo sembra impegnativo. Per quel che riguarda il materiale che ho utilizzato, il numero esatto dei cristalli e la misura precisa vi mando a fine video, dove vi scriverò tutte queste cose. Prima però di lasciarvi al materiale occorrente e dal tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un hype. Per questo progetto avremo bisogno di cristalli da 4 mm e cristalli da 6 che ho già infilato su questo filato gioiello color argento numero 9. Per infilare i cristalli avremo bisogno di un ago infilaperle. L'uncinetto che andrò ad utilizzare è l'1,75. Dopodiché avremo bisogno della forbice, di un metro da sarta, un cristallo o un bottone o una perla che userò come chiusura. Se volete potete usare una chiusura vera e propria, o a tio, a moschettone o a calamita, come più vi piace. Eventualmente un ago da lana per chiudere il lavoro e nascondere le codine, e colla per bigiotteria. Per prima cosa, con l'ago infilaperle dovremo andare a infilare le nostre perline, operazione che io ho già fatto con questa sequenza. Ho infilato prima i cristalli da 4 mm, ne ho infilati 2 fili e saranno circa 240. Non so se mi serviranno tutti, ma preferisco che siano in più piuttosto che in meno, perché se sono in più restano sul filo, se sono meno dovrò disfare e reinfilare altri cristalli. E per ultimo i cristalli da 6 mm, ne ho infilati 50 che mi serviranno per ottenere una collana di circa 50 cm di lunghezza. La regola è sempre la stessa: infileremo per ultimi i cristalli che andremo a lavorare per primi. Detto questo e fatta questa operazione, iniziamo il nostro lavoro. Come al solito vado a fare il nodino iniziale lasciando un bel pezzetto di filo e faccio le mie solite 3 catenelle. Dopodiché vado a inserire i cristalli da 6 mm separati da una catenella, quindi prendo un cristallo, allungo bene la mia catenella in modo da avere una lavorazione regolare, quindi l'uncinetto deve andare sopra il cristallo, e lo blocco con una catenella. Dopodiché ne faccio una di separazione. Quella di separazione dovremo tenerla un pochino morbida perché andremo a lavorare dentro dei punti poi nel giro successivo. Fatta la catenella di separazione, vado a prendere il mio cristallo e lo blocco con una catenella. Dopodiché ne faccio un'aggiuntiva di separazione. Riparto, vado a bloccare il mio cristallo con la catenella, ne faccio un'aggiuntiva di separazione. Fatta la catenella di separazione, vado a prendere un nuovo cristallo lo blocco con la catenella, ne faccio un'aggiuntiva di separazione, vado a prenderne un altro, lo blocco, ne faccio una di separazione, prendo il mio cristallo, lo blocco con la catenella, faccio quella di separazione e vado avanti finché ho terminato i miei cristalli. Nel mio caso sono 50. Ho inserito tutti i miei cristalli da 6 mm. Ora vado a fare le mie 3 catenelle, dopodiché vado a creare l'asola della misura adatta per questo cristallo. Quindi ne farò un 8 catenelle, vediamo se funziona o no. Ne ho fatte 3, ho già fatto la quarta.
Ne ho fatte 8 aggiuntive dopo le 3, vado a inserirmi con un punto bassissimo nella quarta catenella disponibile e vediamo se poi passa il cristallo, altrimenti dovremo modificare l'asolina. Ci passa tranquillamente, riproviamo. Ok, ci passa tranquillamente, quindi direi che la nostra asola va bene così. Adesso cammino con i punti bassissimi fino in prossimità del primo cristallo disponibile. Sono arrivata all'ultima catenella disponibile prima della catenella di inserimento del cristallo. Vado a fare una serie di archetti tipo 6-7 cristalli da una parte e 6-7 cristalli dall'altra, che sarebbero la parte che resta dietro il collo della collana, dove non serve aggiungere altro, tra l'altro darebbe anche fastidio dietro il collo. Quindi vado a fare delle catenelle 3, 4, qui dovete vedere, giocarvela un po' voi in base al filato che avete, la vostra mano, l'uncinetto che state usando. Le catenelle vanno valutate in base a questi criteri. 3 mi sembrano poche, infatti vado a vedere con 4. Mi inserisco nella catenella di separazione, tenendo le catenelle dal dritto verso di voi, e poi un punto basso, un punto bassissimo in base alla catenella, al vostro gusto. Io credo che con 4 catenelle farò un punto bassissimo. Quattro catenelle, vado nella catenella di separazione e faccio il mio punto bassissimo. Faccio ancora 4 catenelle, tenendo il dritto delle catenelle verso di me, entro in quella di separazione e faccio un punto bassissimo. Di nuovo vado a fare le mie 4 catenelle, giro la parte dritta della catenella verso di me, entro in quella di separazione e vado a fare il mio punto bassissimo. Quattro catenelle, entro nella catenella di separazione, faccio il punto bassissimo. Ne ho fatti 5, ne farò ancora 2 per un totale di 7. Ho lavorato il mio settimo cristallo, ho fatto il mio punto bassissimo. Adesso andremo ad inserire i cristallini. Facciamo in questa maniera: salgo con 3-4 catenelle, proviamo con 3, prendo il filo, entro nella catenella di separazione e faccio un punto alto inserendo 2 cristallini. Quindi io sono entrata nella catenella, ho estratto il filo, l'ho portato verso di me, avvicino 2 cristalli, chiudo 2 asoline inserendo il primo, chiudo il punto alto inserendo il secondo. Vado a prendere un cristallo, faccio una catenella di separazione con il cristallo inserito, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un punto alto con i 2 cristalli inseriti. Quindi scarico le 2 asoline con un cristallo inserito e lo chiudo con il secondo cristallo inserito. Prendo il filo, mi sposto nella catenella di separazione successiva, entro e vado a fare il mio punto alto. Praticamente dovremo fare una sorta di punto V con i cristalli inseriti.
chiuso le mie 2 prime asoline e chiudo il punto alto, vado a prendere un nuovo cristallo, faccio una catenella con il cristallo, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, estraggo il mio filo, avvicino i 2 cristalli, prendo il filo e mi inserisco nella catenella di separazione successiva, quindi saltiamo il nostro cristallo, avvicino i 2 cristallini, inserisco il numero 1, inserisco il numero 2, ne vado a prendere un altro, faccio la catenella con il cristallo inserito, rientro nella stessa catenella di base, vado a preparare il mio secondo punto alto, avvicino 2 cristallini, chiudo 2 asoline con un cristallo, chiudo le altre asoline con un altro cristallo, prendo il filo, mi sposto nella catenella di separazione successiva, vado a prendere i miei 2 cristallini, e chiudo le mie prime 2 asoline, le altre 2, vado a prendere il mio terzo cristallo, faccio la catenella col cristallo inserito, prendo il filo, rientro, vado a prendere gli altri 2 cristalli, chiudo e faccio il mio punto alto con i cristalli inseriti. E questo è il motivo. Praticamente abbiamo questi cristallini che formano, adesso si vede poco perché hanno molta luce, formano una specie di fiorellino. È molto carino, molto fine. Quindi proseguo in questa maniera, entro, ho fatto il punto V qui, entro senza mettere cristalli aggiuntivi, entro direttamente nella catenella di separazione, vado a prendere i 2 cristalli, faccio il punto alto con i cristalli inseriti, vado a prendere un nuovo cristallo, lo blocco con una catenella, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare un secondo punto alto con i cristalli inseriti, mi sposto nella catenella di separazione successiva, e vado a fare il mio punto alto con i cristalli inseriti, catenella di separazione con un cristallo e un nuovo punto alto nella stessa catenella di base, inserendo i 2 cristalli. La sequenza che dovremo realizzare è questa e andremo avanti a lavorare finché raggiungeremo la stessa altezza di quando siamo partiti. Quindi dobbiamo escludere gli ultimi 7 cristalli nel mio caso. Voi deciderete in base alle vostre esigenze quanti lasciarne liberi solo con le catenelle. Ci vediamo quando sono arrivata prima del mio 7° cristallo. Sono arrivata alla fine, praticamente ho lavorato lo spazio partendo dalla fine, quindi dall'ultimo cristallo che ho a disposizione. Andiamo a contare i cristalli. Ho terminato qui tra il 9° e l'8°. Adesso vado a fare le mie 3 catenelle così come ho iniziato. Mi inserisco nella catenella che è la catenella tra l'8° e il 7° cristallo con un punto bassissimo, cioè praticamente andremo a contare come se questo fosse l'inizio. Quindi mi restano 7 cristalli scoperti di qua
e 7 cristalli scoperti tra virgolette di qua. Ora vado a rifinire questi cristalli con gli archetti, quindi faccio come ho fatto all'inizio. 4 catenelle, entro nella catenella di separazione, vado a fare il mio punto bassissimo, quattro catenelle, entro nella catenella di separazione con un punto bassissimo, e vado avanti finché sono arrivata dopo l'ultimo cristallo. Sono arrivata al penultimo, vado a fare le mie ultime 4 catenelle, chiudo con un punto bassissimo l'ultima catenella utile, faccio un nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Taglio un pezzettino in modo da poter chiudere il lavoro in maniera comoda. E questo è l'effetto finale della nostra collana. Ora andremo ad inserire il cristallo che ci serve per la chiusura e andremo a nascondere le codine. Prima di tutto andiamo a nascondere con l'uncinetto l'ultima codina, quindi non questa dove abbiamo iniziato, ma questa qui, quella più vicino al cristallo. E vado a fare una serie di nodini nelle catenelle. Entro nella catenella successiva, vado a fare un altro nodino. Nella catenella che viene dopo ne ho fatto un altro. Entro poi nel primo spazio che trovo disponibile, faccio un altro e mi fermo. Adesso vado a inserire il mio bottone. Una volta inserito vado nelle catenelle, prendo il filo, lo porto verso di me, entro nella successiva con un punto bassissimo, mi inserisco poi con l'uncinetto in uno spazio che trovo dove posso entrare, faccio un altro punto bassissimo, dopodiché faccio il nodino di sicurezza, prendo il mio ago in fila perle, inserisco il filo dentro il cristallo, in questo modo non avremo i nodini tutti ammassati insieme perché abbiamo due capi, e vado a fare anche con l'ago in fila perle stesso. Cambio l'ago, vado a fare qualche punto asola e a chiudere, o se volete usare l'uncinetto usate pure l'uncinetto. Io col filo così corto preferisco usare l'ago. Vado a fare altri 2 o 3 nodini nelle catenelle, dopodiché metterò un puntino di colla e la nostra collana è finita. Ed ecco la collana terminata. Vi do un po' di numeri. La collana aperta misura in tutto 51 cm. Ho usato 50 cristalli da 6 mm, così come vi ho detto a inizio lavoro, e in tutto ho usato 175 cristalli da 4 mm. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più
e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.